chiamo Roberta e faccio 46 anni. Da quando era minore ho sempre pensato a chissà che una volta da manna sarei cercata da vita mia. Mi sono sempre immaginata che io vada con due figlioli maschi. Non so cosa maschi, ma abbia sempre voluto essere mamma dei figlioli maschi. Da poi a 25 anni ho compreso che forse non ero capace di fare mamma, a che abbia attaccato che si erano eredità. Avevo cominciato a lavorare in una società e pensavo che avere un figliolo poteva essere un pezzo di impedimento per queste idee che io avevo. E dunque pensavo di non essere pronta né a fare mamma e né forse non sarei riuscita buona nemmeno a farlo un domani. Da poi a 34 anni mi sono cucuiata. Quando mi sono cucuiata, la società ha toccato la Ianna mia. A che la gente cominciava a dirmi: ma figlioli ancora non hai, non te ne vai figlioli? Ed io in chi mi pensava: ma in dove credi tu che per un affido io devo avere un figliolo in un paio di mesi, in un paio d'anni? Io i figlioli non li volevo in questo momento. E non li volevo che la società dove lavorava era danchendi. Il lavoro non era sicuro, se viene bolso in cassa integrazione, un paio d'ore alla dì, e io abbiamo compreso che da in che a poco il lavoro non verrà più. Dopo di un anno mio marito è giunto e secco secco mi ha detto che voleva un figliolo. E io ho cercato di farle comprendere che non era un momento questo, a chi va bene solo entrata a soia, non va bene altre di là, le cose da pagare erano tante. Ma Edu mi ha detto che il tempo migliore non esisteva, che tanto oggi era nell'edina, domani forse era a casa, da poi la macchina o chissà cosa mai. E così ci siamo bolti di fa ed era gravida. La mia gravidanza grazie a Dio è andata bene, non ho mai avuto un intoppo, non ho mai avuto buriatori di nessuna sorte. E da poi è nata mia figliora. Erami contenti quando è nata mia figliora, ma mentre che è nata, era così, tra i bracci. Ed era vedere, era vicinetta, va via a gara vicinetta, paria un pessico, era bianca e rosa. Dopo un paio di dì se ne mandata a casa, siamo tornati a ripidare. E un'altra volta la società ha zuccato la Ianna mia. A chi da in che vi ha poco, un poco di bassone, qualche parente, qualche amico, qualche vicino di casa, ha incominciato a dire: e quando ti ruvai lo secondo? A chi dare il primo per subito lo secondo? E incominciavano a dirmi che aveva solo un figliolo e come che figlioli non nasce. Ve lo devi fare, devi avere la compagnia, devi dargli un fratello o una sorella. Come che un fratello o una sorella, come di che non vanno chiesto di che ha sempre un pari, ma non è di così. Non è di così a che avere un fratello o una sorella, a volte è una fortuna, ma altre volte sono dolori di capo. E poi no, io non lo volevo un secondo figliolo. Pure mamma aveva avuto solo a me, e io gli dicevo: beh, non verranno problemi. Mamma mi ha dato tutto questo che mi poteva dare, tutto l'amore che mi poteva dare. Sono cresciuta bene, non aveva bisogno di un fratello e di una sorella, ma la gente no, non la bastava mai, la gente domanda. Però non tiene mai in considerazione una cosa importante, è che era di oggi bisogna tenere invece in considerazione, è che di dinà abbiamo bisogno di dinà, abbiamo bisogno di tante cose per andare davanti. Io, come ti posso dire, sono sempre nata e cresciuta con la famiglia mia, in dire niente, ho avuto due figlioli, ma siamo arrivati pure in di gioia mia, per esempio, una via Dezzi. E dunque, pare che se tu sei mamma di un figliolo non sei nessuno, devi avere figlioli, fa figlioli. Ma mentre che quando ero minore, che a io so giugende, erano le femmine che ci accuttavano in chipi. E intendi un po' di volte fa vedere, magari di riposina che si era cogliata da poco, che ancora non aveva avuto figlioli. E incominciavano a dire che i figlioli sicuramente non li potevano avere, a chi sa sarebbero le femmine che non potevano avere figlioli li chiamavano legna secca, a chi erano i rami di taglià. Da poi
Invece per qualcuno più a signor Riccardo, più arroganti, che le femmine che non avevano i figlioli li chiamava pianta che non atticchi, una pianta che non riesce a fare niente. Però io pensavo, ma quando mai una femmina che non fa figlioli, non fa figlioli solo a chi non li può avere? Uno può avere figlioli pure a chi sciupa reggia di non averli. Dunque, io intendia queste cose e pensava, a quando chissà di, io pure era diventata mamma, che sarà niente cosa abbia detto. Io per esempio travaglio 8 ore in un ufficio e non sarei potuto andare a travagliare se non avevo avuto l'aiuto di babbo e di mamma. È impossibile, a chi, grazie a Dio abbiamo chi lo tipo l'aiuto. Da poi, papà non ha più nemmeno a mamma, che mamma è morta, ed è babbo mio che pensa a tutto. È Edo che accudì lo manzano che su a casa quando mio figlio era a fredda. È Edo che pensa a cuccia. È Edo che fa tutta la dimanda andando torrente, si rende di comparare cose che si viene a mio figlio ora. A me fosse, non mi paranni, non mi servono dezibidi per delle grazie. A che grazie non barà ora, io vorrei ricavare di più, ma cosa posso fare? Io ho bisogno di andare a lavorare, le cose sono ciambate, mio figlio era il diritto di andare a scuola, vissuta con dignità. Come te abbiamo bisogno io e mio marito di andare a vissuta con dignità? Dobbiamo vivere la vita, non cercare ad arrancare e di provare ad andare davanti. E è una cosa un po' importante che cerco di far comprendere a mia figliora è che la mamma deve lavorare per la famiglia, deve lavorare per farsi magari anche un viaggio, ma deve lavorare massimamente per a chi mamma deve essere felice. E io ricomprendo tutte le femmine che non hanno i figlioli. Non c'è un bel di amici che non hanno i figlioli. Qualcuna non ha a chi non ha avuto roba sono aiuto per farsi una famiglia. Altre non hanno. Non hanno proprio a chi non ne vuole, a chi vuole viaggiare, a chi vuole fare altre cose, a chi non vuole un liazzolo così forte tra dei figlioli. E ricomprendo pure, a chi quando io pure pensavo ad avere figlioli mi tremuravo. E io pure non pensavo a di avere figlioli. E pure se sono con mamma non va giù che il tempo così forte come figliora. Io devo pipì, a che la vita era mia, devo fare cose che mi piacciono. Mia figliora ha tutto il diritto di avere una mamma felice, una mamma che va con il capo, una mamma che è pronta ad aiutarla quando non ha bisogno. Ed io ogni santa manzano quando mi ripeso, ma vai dare piccio, ma vai e sono così peva, sono felice di quello che ha giovato con i mani miei, con il capo mio e con i mani e il capo di mio marito. Ed io voglio che si intendiano di così, tutte le femmine che era di oggi hanno deciso da sé femmine e non mamme di figlioli. Dunque, è per solo che la società di oggi cambia la maniera di vedere le femmine. A chi è sempre mamma oggi in Sardegna non è una cosa facile. Vi sono tanti fiati, non c'è lavoro. E le responsabilità che fa una mamma, non so che si fa un babbo. A chi dipende pure dai contratti nazionali che abbiamo, non si può stare a casa. A chi qualcuno può stare a casa ed è pagato se lo figlio è malato, altri può stare a casa solo un paio di dì. Dunque, spero che cambia la maniera di vedere una femmina, di vedere una mamma, a che noi si meriscemmo assai di più.